Video veloce su come inviare una qualsiasi criptovaluta da exchange a exchange. Possono cambiare per l'appunto gli exchange, ma il procedimento è il medesimo. Quindi una volta imparato è replicabile. Supponendo di dover inviare USDT al di fuori di Binance, come si fa? Si va su Wallet Spot, si clicca su Preleva, perché anche se noi stiamo inviando una valuta all'esterno, non la stiamo trasferendo, ma la stiamo prelevando. Quindi si clicca su Preleva, si va a selezionare la criptovaluta o il token di riferimento che vogliamo inviare, in questo caso USDT. A questo punto, come vedete, ci viene richiesto un indirizzo e una rete. Questo passaggio, per chi si approccia al settore per la prima volta, può contenere delle difficoltà o comunque delle paure di sbagliare. Per quanto riguarda l'indirizzo, bisogna avere un portafoglio esterno sul quale inviare la nostra criptovaluta. Immaginate di voler inviare un bonifico dal vostro conto corrente postale al conto corrente bancario di un vostro amico. Che cosa vi dovete far dare? Vi dovete far dare nome, cognome e l'IBAN. In questo caso l'indirizzo è come se fosse l'IBAN di un altro exchange o un portafoglio dove dovete inviare i vostri Tether o una qualsiasi altra criptovaluta. Come si fa a ottenere questo indirizzo? Si va su Deposita, criptovalute, perché noi stiamo depositando una criptovaluta, si va a selezionare la criptovaluta che vogliamo depositare, quindi Tether, USDT, si seleziona e poi in questo caso fa selezionare il network. A questo punto molti utenti vanno nel panico perché vedono tantissimi network che si possono utilizzare. Per non saperne leggere né scrivere, se uno non vuole sbagliare, deve utilizzare il network di riferimento della criptovaluta che vuole inviare. In questo caso Tether, potrebbe essere tranquillamente Ethereum. Ma visto che danno anche queste altre possibilità che magari sfruttano una velocità maggiore o un costo di commissione minore rispetto al network principale, come facciamo a sapere su quale network creare il nostro portafoglio? Facile, si torna su prelievo, si va su rete e vedete che Binance vi dice che volendo potete inviare USDT tramite la BSC, tramite AVAX, BNB, Ethereum, Matic, Sol, Tezos e TRX. Da questa parte vi dice che potete riceverle in Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon o Tron TRC20. Quindi questi network vedete che appaiono anche da questa parte, quindi basta selezionare il network eventualmente con una commissione minore. Supponiamo di voler inviarlo tramite TRX Tron TRC20, vedete TRX Tron TRC20, torniamo su Cryptomat, la selezioniamo anche qui Tron TRC20, in automatico ci va a creare l'indirizzo di destinazione, lo copiamo, torniamo su Binance, incolliamo l'indirizzo, qua sparisce TRC20 ma lo andiamo a ricliccare, Tron TRC20, è tutto a posto, non c'è nessun segnale di errore. Per sicurezza, se volete, potete ricontrollare network di invio, Tron TRC20, network di ricezione, Tron TRC20. A questo punto selezionate il quantitativo che volete inviare. Per l'operazione vi indica che il minimo è 10, io in questo caso voglio inviare il massimo, clicco su per rilievo, mi avverte sui rischi di perdere fondi o eventualmente delle fee, clicco su continua e vado a finalizzare la transazione. Una volta confermato il prelievo lo trovate qua sotto, prelievi recenti, vedete che sta per essere approvato. Quando le conferme saranno una di una verrà inviata la mia transazione. Come vedete, in pochi secondi ho ottenuto 24,56 USDT.